Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 224. Oggi, dopo un numero anche abbastanza corposo, credo, di video dedicati alla crescita personale pubblicati nelle settimane precedenti, torniamo a parlare di un argomento che sicuramente stimola l'interesse della community, non soltanto della Lucerna, ma in generale, credo, delle community un po' di tutti i canali di cartomanzia. Oggi infatti torniamo a parlare di amore e chiediamo alle nostre tre varianti che cosa l'amore ci riserva per un periodo stimato in circa 6 mesi. Poi con il tarocco non si dovrebbe mai troppo essere assertivi coi tempi, mettiamo 6 mesi, per qualcuno saranno 3, 4, per altri saranno 7, 8, comunque ecco, diciamo nel prossimo futuro, in generale per un periodo di 6 mesi. Divideremo le tre varianti in tre differenti microletture, una per i single, una per le coppie e una infine per le situazioni complicate o i ritorni. Li faremo assieme quindi. Ti vado a presentare appunto le nostre tre varianti di oggi. La fucsite sarà la prima, la fluorite sarà la seconda e infine il geode del Sahara sarà la terza. Prima di passare alle tre varianti, ti ricordo che mancano un pugno di giorni. Giovedì 11 maggio a Milano, alla libreria esoterica ecumenica, sarà presentato il libro Il Tarocchio e anche il mazzo di carte del Tarocchio, mazzo di carte che vedrai anche in questo video. Alla presentazione ci sarò io, ci sarà Ramuncio Matta, ci sarà il Tarocchio e ci sarà il Tarocco. Insomma, un evento da non perdere, ad ingresso libero ovviamente, molti me l'hanno chiesto, quindi ci tengo a specificarlo. Quindi, se vuoi venire a Milano, che è una città bellissima, e vuoi goderti anche un paio d'ore in compagnia di Cronos, di Ramuncio Matta e dei Tarocchi, ti aspetto giovedì 11 alla libreria esoterica ecumenica a Milano per la presentazione de Il Tarocchio. Bene, la presentazione può finire qua, passiamo alle nostre tre varianti. Come ben sai, prima però, sigla! Variante della fucsite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della fucsite. Che cosa porta l'amore nei prossimi 6 mesi? Ovviamente il video è valido da quando lo guardi. Per te che hai scelto la variante della fucsite. Che cosa porta l'amore nei prossimi 6 mesi? Cavallo di coppe. Come sai, se segui i miei interattivi, non sono mai tenerissimo col cavallo di coppe. È ora di spezzare un po' qualche lancia a favore di questo cavallo di coppe, che comunque è e resta un seduttore, un amante del bello, della bellezza, ed è un qualcuno che si pone proprio come ideale di bellezza, riuscendo a risultare estremamente compatibile con quello che è il nostro senso del bello. Certo, può essere un nuovo corteggiatore, una nuova corteggiatrice, può essere una persona che già conosci, può essere anche il tuo partner o la tua partner, e questo sicuramente fa di questo cavallo di coppe una persona che ci rende questo periodo sicuramente molto frizzante, molto bello, molto travolgente. Però di contro il cavallo di coppe si lascia guidare da quella che è la passione,
La passione può anche avere però dei risvolti che forse magari non ci fanno star bene. Troppa passione può portare alla gelosia, alla possessività, alla codipendenza. Troppa passione può portare magari ad essere persone che forse tendono anche ad aprire più porte, non dico che sia tu, magari è questa persona, e tendono anche a non rilasciare le persone del passato. Troppa passione, se non adeguatamente veicolata, questo mi sono scordato di dirlo, può portare appunto a situazioni dove gli irrisolti poi la fanno da padrone. Un cavallo di coppe è sempre una persona che ci completa, ma che ha o porta una certa idea di conflittualità dovuta a degli irrisolti. Non è detto, ti ripeto, che questa passione porti la situazione a svilupparsi in negativo, può anche portarla a svilupparsi in positivo se sai come riuscire a incanalare l'energia di una passione, quindi può anche essere un qualcosa che porta in positivo. La stella, per ora sembra che tu ci riesca. La regina di bastoni. Il 2 di denari. Questa è una bella estate, veramente molto bella, veramente molto bella. Andiamo a vedere con le carte di chiarimento, per te che hai scelto la variante della fucsite. Il 7 di spade. Questa arriva un pochino forse a... però non è detto che anche questa sia negativa, poi ti spiego il perché. Il matto. Il cavallo di denari. Partiamo dai single. Sicuramente per i single questo cavallo di coppe rappresenta un corteggiatore o una corteggiatrice, una conoscenza capace di toccare nel profondo, un po' come ho detto all'inizio, capace di portare una ventata di rinnovata passione. La conoscenza qua potrebbe anche avvenire con una stella in un momento di relax, in un momento conviviale, quindi non solo conviviale, non si intende solo il pranzo fra amici, si intende anche il momento in cui magari andiamo al tale evento, alla tale festa, al tale concerto, con persone che magari ci sono amiche, oppure può essere semplicemente anche con una stella che mi rappresenta la natura in spiaggia, per dire, o comunque durante una gita. Ecco che in un momento in cui siamo in linea, in sintonia con le energie attorno a noi, arriva questo cavallo di coppe. Probabilmente arriva con un 7 di spade. Ora, il 7 di spade fa forse sempre un po' paura, però consideriamo due aspetti del 7 di spade. Il primo è che è una carta di segreto che si rivela, quindi alla luce di una stella io posso vederci. Siccome qui non sto chiedendo se qualcuno ti sta tradendo, qui sto chiedendo se c'è una nuova conoscenza, la domanda è questa. Quindi un 7 di spade mi dice sì, c'è e forse nemmeno te lo aspetti. La seconda è molto poetica e riguarda proprio l'associazione 7 di spade stella. Se io ho il 7 di spade come furto, ho un ladro gentiluomo, perché è un po' così, è un po' questa figura romantica, come un cavallo di coppe, ed ho una carta di speranza come la stella, mi viene da dire che qui qualcuno che ti ruba il cuore c'è. Forse un po' poetica come interpretazione, però ci sta alla grande. Non è immune forse da una certa conflittualità, ok, ma questo l'abbiamo già visto per il cavallo di coppe, è un qualcuno che comunque si vende bene. Questo non vuol dire che poi si riveli essere un caso umano, ci mancherebbe. Magari semplicemente può essere anche una persona che
si vende bene, ma poi per gli risolti che ha ferma tutto. Quindi è una di quelle persone che magari partono in quarta il fuoco di paglia e poi smorzano dopo, perché poi fondamentalmente magari hanno ancora degli irrisolti da relazioni precedenti o da altri tipi di frustrazioni. Comunque vada, ecco qua io lo sbocciare di una bella passione. Caspita, un matto, una regina di bastoni, cioè diciamo che si prevede un periodo dove comunque sicuramente con una regina di bastoni breve. Ora anche qui bisogna fare una precisazione. Quando si dice periodo breve, la regina di bastoni, non si dice un periodo dove ci si conosce, ci si frequenta e poi ognuno per sé. No, in alcuni casi sarà così, in altri casi diciamo che il periodo di avvicinamento, di corteggiamento è relativamente breve e poi c'è il passo ad una decisione, 2 di denari, che fra l'altro mi va a ribadire il fatto che questa persona la incontri in un momento in cui le incombenze quotidiane sono un po' da parte. Quindi quello che secondo me qui vanno a dire è che qui c'è comunque una persona che, come ho detto prima in modo molto poetico, questo cuore te lo ruba, e con cui forse c'è anche un momento di passione importante. Il 2 di bastoni e il cavallo, il 2 di denari e il cavallo di denari, vanno un po' valutati in una situazione così, perché ora ti ho fatto un affresco bellissimo, non voglio rovinartelo, perché un 2 di denari è sempre comunque un cambiare quelli che sono i propri disegni di vita. Ora, nel caso di una grande passione con un matto che ti ridà anche un po' la verve e la grinta della fanciullezza, forse con un qualcuno che inizialmente, anche per quanto ti rapisce, per quanto ti prende, potrebbe anche spaventarti, potresti anche chiederti se una persona così magari è sincero, sincera con te, o se magari ha altre situazioni aperte, o se magari è una di quelle persone che vuol solo divertirsi. Ecco qua un 2 di denari e soprattutto un cavallo di denari mi vanno a parlare di una situazione che certamente non si conclude, perché comunque sia il 2 di denari è una carta di modifica della propria via secondo nuove decisioni, secondo nuove prospettive. Quindi la nuova prospettiva può essere anche l'ingresso di una persona nuova, ma è sempre una carta di profonda valutazione. Quindi qua, nonostante un grande fuoco improvviso, c'è poi un momento nel quale forse si dice ok, però diamoci una calmata e vediamo che cosa veramente nasce da questa situazione. Un cavallo di denari, che è sempre una persona che ha dei programmi per il futuro, quindi torna a dirti qua non vuol dire che c'è il lasciarsi, o se c'è ci sarà in pochissime accezioni, pochissime persone, un numero minore, infinitesimale di utenti. Ci viene anche a dire che forse qui si preferisce attendere, magari anche lasciare un pochino questa relazione in stand-by, rimanere in contatto per valutare se è il caso veramente di fare un passo ancora più serio, quindi magari di rendere la relazione ancora più profonda. Diciamo che qui quello che mi viene da dirti è che c'è una situazione nella quale si deve scegliere e si deve un attimino forse anche superare quelle che sono le proprie paure, superare un po' quelli che sono i propri conflitti in merito al percepire una situazione come estremamente affascinante e anche appagante a livello fisico con un matto e una regina di bastoni, ma potenzialmente pericolosa in quanto forse ci si rende conto che qui la passione la fa veramente da padrona e quindi magari si ha anche un po' paura. Tutto sommato non è una brutta situazione, i timori su come una relazione andrà, su come una persona potrebbe rivelarsi veramente dopo un primo momento nella quale si è venduto o venduta bene, ci sono per tutti, sono umani.
Qui forse il rischio è che tu poi la tiri un po' troppo per le lunghe, quello sì, quello potrebbe essere un rischio, però non è malissimo. Qua ti stanno dicendo che comunque c'è un qualcosa che dopo un primo exploit estremamente focoso va a smorzarsi per tua volontà, ma non per questo chiudersi. Quindi forse qua puoi anche ambire a comprendere, a prenderti il tuo tempo, a comprendere come devi fare, forse anche con una punta di cinismo verso l'altra persona, e quindi di conseguenza puoi scegliere. Ovviamente cerca anche di comprendere, cerca di guardare tutti e due i lati della medaglia, cerca anche di comprendere le istanze dell'altra persona, se no fai come quello e dice ok, ci ho pensato, ci uniamo, e l'altro dice sì, ok, ma ci hai pensato 6 mesi, ciao. Fai attenzione anche a questo, perché qui potrebbe esserci veramente un qualcosa che parte in maniera molto forte ma che poi un po' per tua volontà va a smorzarsi. Veniamo alle coppie. Una situazione come questa, per quanto riguarda la coppia, mi va sempre a parlare di una decisione, di un punto interrogativo finale sul portare avanti una situazione che forse sì, magari ci dà anche a livello di passione, però come ti ho detto prima, la regina di bastoni non è sempre un qualcosa che si chiude, quindi qua non devi andare a chiudere, ma qualcosa che comunque è suscettibile di una trasformazione. E qui però è supportata da un matto, quindi una carta di atemporalità. Quindi forse qua ci si incomincia a chiedere veramente la coppia che cosa ci sta dando, anche alla luce di una speranza, forse con questo 7 di spade, vista un po' magari andata a cadere, è andata un po' a smorzarsi, è andata un po' a perdere di energia, ecco. È vero che qua una regina di bastoni e un matto potrebbero anche significarmi per le coppie un momento dove forse degli atteggiamenti di gelosia da parte del partner o della partner possono portare poi a un conflitto che fa mettere seriamente in discussione il futuro della coppia. Ok, può esserci una situazione del genere, però anche qui non è immune forse dall'idea di un qualcuno che magari, che sia un ritorno, che sia una persona nuova, ci accarezza un po' questi sogni inconfessati. Quindi nella coppia probabilmente c'è anche qua un momento di pausa, un momento di fermo, dove si tenta di capire cosa si vuol fare, come si vuole andare avanti, consapevoli del fatto che l'altra persona non è certo manchevole a livello di passione nei nostri confronti, ma anche consapevoli che questa passione forse potrebbe essere veicolata in modo più costruttivo, e soprattutto consapevoli anche del fatto che comunque forse abbiamo dei segreti per il partner o per la partner, e questi segreti probabilmente riguardano l'accarezzare il pensiero di qualcun altro. Ora, anche in questo caso non ti vado a dire che la coppia scoppia, però ti vado a dire che forse qua potrebbe esserci un momento nel quale si dice ok, per ora ognuno per sé, poi diamoci tempo e si vedrà, perché qui può essere un'estate veramente dove la voglia di evadere da quella che è forse una situazione estremamente forte a livello di forse anche per certi versi di codipendenza, è forse sarà molto presente in quest'estate. Quindi poi alla fine qua giù ci si renderà conto che forse stiamo dando troppe energie ad una causa che fondamentalmente, oltre ciò che dà anche in un certo senso per routine, perché poi ti ripeto è una regina di bastoni che non evolve, ne avrebbe di potenziale, un matto ce l'ha di potenziale, però vedi qua ci può essere la classica promessa, faremo, andremo, diventeremo, che mai si concretizza. Veniamo alle situazioni complicate o ai ritorni. Non cambia il discorso che qui, come ho detto chiudendo per le coppie, c'è una situazione che forse stenta a concretizzarsi, e anche qua mette di fronte alla decisione da prendere.
e forse anche se sei in coppia o se in coppia l'altra persona porta anche una nota di malinconia per questo cavallo di coppe che comunque un po' ce lo sogniamo, lo ricordiamo, la ricordiamo, oppure magari stenta a prendere una decisione e quindi ci fa un po' sospirare con questo 7 di spade qua giù che viene un po' ad incrinare un po' tutta quella che è una situazione potenzialmente anche buona, ma che poi diventa un qualcosa che ci mette di fronte a una realtà dove si deve prendere una decisione. Certo, nel fatto del ritorno, ma anche in quello della situazione triangolare o complicata, qui probabilmente c'è una grande passione in senso anche di voler trattenere, nello ostinarsi a non voler comunque rilasciare una persona e continuare magari a sperare che torni o continuare magari a sperare che abbia un'accortezza verso di noi. Però anche qui se fosse sarebbe comunque qualcosa di poca durata, perché questa regina di bastoni che di nuovo mi parla di un riaccendersi di una passione poi si va a stemprare nella temporalità di un matto e quindi di conseguenza ci pone di fronte a delle domande e forse ci pone di fronte anche un po' alla disillusione di un cavallo di denari. Certamente qui la situazione per chi vuole il ritorno o per chi magari vuole che una situazione triangolare si chiuda a proprio favore, la risoluzione c'è ma soltanto parziale, ovvero con un 2 di denari ci invitano un po' a vedere altre possibilità e soprattutto se il ritorno riguarda un qualcuno con cui c'è stato un conflitto, con ogni probabilità anche in questo caso il ritorno c'è, ma anche in questo caso l'incognita di un matto che poi traghetta su queste carte qua fa un po' stemprare tutto in quella che è magari dopo un momento di confronto serrato o passione serrata in quello che è poi magari un po' di cinismo, un po' di disillusione. Quindi qua non è, tu sai che io non ho molta simpatia per i ritorni, tantomeno per le situazioni a tre, sono un po' moralista, lo riconosco, però fondamentalmente qua secondo me c'è poco da girarci intorno. Una carta di 2 di denari è probabilmente anche una carta di qualcuno che si muove se stai aspettando un ritorno per venirti incontro, o magari sei tu, anche un cavallo di denari è sempre comunque un qualcuno che si muove per portare il suo apporto in una determinata situazione. Ok, ci sta, ma non sono carte di amore. Un 2 di denari di solito è una carta che presuppone un cambio di mentalità, un cambio di prospettive e quindi poi appunto dopo un'accorta valutazione quella che è una scelta alla luce di un qualcosa che forse iniziamo a mettere in discussione. Quindi ti ripeto, se vuoi il ritorno qua è possibile che la ripresa di contatti ci sia, è possibile che la persona non ti dica tutto o che tu non dica tutto alla persona, è possibile che riparta una passione anche momentanea. Se sei in una situazione triangolare è possibile che un conflitto vada a trovare il suo momento in cui sembra sanarsi. Anche qui c'è il rimettere tanta carne al fuoco, però poi mi sembra che con questo matto si stempra tutto e va a lasciare il dubbio se si è fatto bene o meno. Quindi ti dico, non è che non c'è la scelta di restare accanto a te se sei in una situazione triangolare o non c'è il ritorno. Addirittura qui il ritorno, per come la vedo, con una stella potresti essere tu a farlo verso qualcuno. Non sarà per tutti, ma potresti essere veramente tu a muovere il passo per primo o per prima. È il finale che non mi piace, ci voglio tirare giù un'altra carta. È il finale che non mi piace per niente, perché il finale è come se alla fine si spegnesse tutto un po' anche nel disinteresse, per un certo verso. Il 2 di coppe. Allora, è singolare che il 2 di coppe mi appaia accanto al cavallo di denari. Innanzitutto mi viene sotto un altro 2, quindi
2-2 sono un parziale successo iniziale con poi quella che è una promessa di successo nel tempo. Questo significano 2-2, quindi ecco che qui tornano a dirci c'è la decisione, la possibilità di continuare una situazione triangolare nella speranza che la cosa si risolva, o c'è anche la possibilità che un ritorno poi nel tempo diventi un qualcosa di più solido. Però non è questo il momento, perché in questo momento qui prevarrà un po' l'interrogativo, secondo me, alla luce comunque di quella che può essere una grande passione che qui mostra il suo lato molto bello, quindi sicuramente noti molto interessanti, ma mostra anche il suo lato di 7 di spade, e quindi mostra anche il suo lato conflittuale con le inevitabili gelosie, con il rinfacciarsi le cose, eccetera eccetera. Quindi qua sì, nel tempo puoi effettivamente ambire ad avere il ritorno, ad avere quella che è poi la situazione triangolare che si risolve a tuo favore, però qui ci vuole tanta pazienza, veramente tanta. Andiamo a vedere che cosa vogliono dirti gli oracoli per te che hai scelto la variante della Fuchsite. Iniziamo dal Woodland Wardens. Il gatto e la lavanda. Vedi, il gatto, ci dice la carta, è uno spirito libero, è indomabile, spesso è un animale solitario, autosufficiente, e quindi la carta ci dice che nonostante il profumo della lavanda sia un qualcosa di rilassante, ci ricorda anche il concetto di sfiducia. Non so da dove il manualetto estragga questa dicitura, però dice così, io ti dico quello che ho tradotto, e ci ricorda di guardarci dentro facendo affidamento un po' alle qualità del gatto, ovvero puoi cercare il tuo pieno potenziale anche senza l'approvazione degli altri, ci dice questa carta. Quindi in particolare, per quanto, ecco perché ti dico qua c'è la possibilità, anche se sei single, c'è la possibilità che poi questa situazione volga in un qualcosa, però forse qua il rischio è che si vadano ad alimentare un po' quelle dinamiche di passione molto forte che poi possono sfociare in codipendenze. Quindi ti mette in guardia un po' da questo, la lettura. Andiamo a vedere l'Ancient Feminine Wisdom, per te che hai scelto la variante della Fuchsite. Allora, ti che la fortuna, i tuoi sogni, i tuoi desideri, le tue ambizioni stanno prendendo un percorso ben preciso, che tu lo voglia o meno. Ti che comunque ti garantisce che l'abbondanza è un qualcosa che ti accompagnerà, qualsiasi sia la strada che prenderai. Quindi va a ribadire un po' che c'è una scelta da fare. Ovviamente la tua insicurezza, quando sarai coinvolto o coinvolta in questa situazione, potrà essere forte, però di nuovo torna a guardare la tua interiorità, come già ci ha detto la carta del gatto e della lavanda, perché comunque alla fine qua verrai probabilmente con queste carte in tutte e tre le situazioni messo o messa di fronte ad una scelta importante per quello che è il tuo futuro, e la scelta potrebbe anche comportare l'attendere che una situazione evolva, nonostante un momento in cui tutto sembrerà un po' raffreddarsi, te l'ho detto prima, a tuo favore. Se ci credi veramente, dentro te stesso, te stessa, troverai la risposta, ci dicono queste carte. Comunque per te l'abbondanza c'è. A proposito di abbondanza, ci sarà grande abbondanza di divertimento giovedì prossimo, l'11 maggio, a Milano, alla Libreria Esoterica Ecumenica.
con Cronos, Ramuncio Matta, il Tarocchio ed il Tarocco, appunto per la presentazione del Tarocchio. Quindi se vuoi ti invito a venire a Milano, che peraltro è una bellissima città, per la presentazione de Il Tarocchio alla libreria esoterica ecumenica giovedì prossimo. Vediamo che cosa deve dirti il Tarocchio, che cosa vuole dirti il Tarocchio. Guarda, scelta. Quando ho commentato, qui c'è una scelta da fare, ti ripeto. Quando ho commentato questa carta, io ho detto qui sembra un militare a cui c'è un proiettile che gli arriva in fronte, però ho detto in realtà se la guardiamo bene questo sembra più un pennino. Allora, che cosa sta scrivendo questo pennino dentro la mente di questa figura? E soprattutto chi è che manovra il pennino? Se il pennino va fuori dalla carta vuol dire che sei tu che stai guardando la carta, che puoi scrivere nella tua mente quello che sarà il tuo destino. Quindi, come vedi, tutte le tre carte ci dicono guardati nel profondo, perché qui c'è una scelta da fare su una situazione di estrema passionalità, che però per te rappresenta forse anche un po' il dover guardare tutte le tue insicurezze e il dover comprendere quanto queste siano comunque da mettere sul piatto della bilancia. 2 rappresenta anche comunque una certa idea di maturità e del saper attendere che poi comunque qualsiasi sia la scelta tutto volga a tuo favore. Insomma, è un'estate che parte col botto sia per i single, sia per le coppie, sia per i ritorni, poi va a smorzare e chiede un po' di guardarsi dentro mentre si attende che il destino comunque ci dia la possibilità di veder divenire reali i nostri sogni. È una bella variante, dai, tutto sommato alla fine. Ti aspetta una bella estate, dai. Io ti auguro ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della fluorite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della fluorite che cosa porta l'amore entro i prossimi 6 mesi. Ti ricordo che questo video è valido dal momento in cui lo guardi. Per te che hai scelto la variante della fluorite. I 2 di denari, una scelta, un ripensamento, forse un ritorno, sicuramente un viaggio, uno spostamento, quello che può essere un momento nel quale dobbiamo comprendere i pro e i contro di una situazione e anche il guardarsi dentro per trovare una risposta funzionale a quelli che sono poi i nostri obiettivi compatibilmente con quelle che sono le nostre ambizioni inerenti alla sfera affettiva. La regina di coppe, il 7 di coppe, il cavallo di bastoni. Non male, dai. Potrebbe essere peggio, potrebbe piovere, disse qualcuno. Andiamo a vedere con le carte di chiarimento. Il giudizio. Sicuramente qua già da qui sono favoriti i ritorni, però l'appeso, confermo.
il 7 di spade. Partiamo dai single. Se sei single, qua un qualcuno entra a rinnovare le tue prospettive affettive. Ora, dato che si parte da un 2 di denari, potrebbe essere un qualcuno che già è nella tua sfera, quindi magari potresti essere anche attratta da qualcuno. Questo 7 di coppe può rappresentare anche i nostri sogni, forse avere paura anche che magari un tuo sogno possa diventare un'illusione. In realtà poi il 7 di coppe è la carta del grande amore, la carta dei desideri, la carta dei sogni, ma può appunto anche rappresentare le illusioni. Questo sta un po' a noi rendercene conto, e qui probabilmente l'autoanalisi che tu devi fare è proprio funzionale a comprendere se ti stai illudendo in una situazione che nel profondo senti, con quello che è un appeso, fondamentalmente un qualcuno che, o una situazione che ancora tarda un po' a sbloccarsi, alla luce di un giudizio e di una regina di coppe, quindi comunque del comunicare. Il giudizio non è sempre un ritorno, anche comunque il comunicare, il portare avanti progetti di vita, disegni, o magari anche semplicemente l'uscire con qualcuno, che con una regina di coppe alla fine ti dà in termini di bellezza. La regina di coppe è la situazione, qualora sia una situazione nella quale si parla di arte, si parla di bellezza, si va in giro per gli eventi, si va ai concerti, eccetera eccetera. Ecco, quindi qua probabilmente c'è una situazione dove ancora non hai capito se puoi buttare le tue energie. Io credo che con un cavallo di bastoni qua ci sia un'idea di passione, ma fai attenzione, perché se veramente c'è già qualcuno qui, potrebbe arrivare un rivale o una rivale. Quindi qua secondo me la vedo un'estate, o comunque dal momento in cui guarderai questo video, se hai qualcuno nella testa che potrebbe metterti un pochino alla prova. Te lo dico consapevole del trovarmi poi dislike, perché qui potrebbe esserci un qualcuno su cui punti, ma che magari poi va, non dico ad aprire un'altra situazione, ma magari va ad avere anche altre possibilità, e magari anche tu hai altre possibilità un po', perché poi alla fine la persona qui che mi appare indecisa sei tu, o indeciso se sei uomo. Quindi qui secondo me ci stanno dicendo: devi comprendere nel profondo se veramente è una situazione che ti attrae, vuoi portarla in fondo, perché potrebbe poi essere troppo tardi. Diversamente, se nessuno scende nella tua vita, qua potrebbe essere veramente l'incontro con un qualcuno, con questo cavallo di bastoni, che però anche in questo caso potrebbe forse essere una persona. Allora, il 7 di spade non è sempre una carta negativa, può andare a significare il perseverare, può andare a significare il rivelarsi di una situazione, può andare a significare anche quello che è magari il rubare, in senso allegorico, rubare il cuore. Quindi qua potrebbe esserci un qualcuno che effettivamente riesce ad entrarti. Ora, con un cavallo di bastoni proprio rubare il cuore, però diciamo qua può essere il rubare le attenzioni, ecco, più che rubare il cuore. Però anche il palesarsi di un cavallo di bastoni, quindi di un qualcuno che comunque con ogni probabilità ti avvolge per la sua grinta, per la sua vitalità, per il suo modo di fare, anche per una certa tendenza all'andare fuori dai canoni, quindi anche un po' ribelle secondo me questa persona. Però anche qui secondo me non perderci tempo, cioè nel senso, mi sembra che tu sia una persona che magari si lascia sedurre, a cui piace lasciarsi sedurre, che tu sia uomo, che tu sia donna. Il problema è che poi sembri un po', con questo appeso su 7 di coppe,
stemprare tutto nei sogni senza mettere niente poi in saccoccia, perché magari qua forse non hai ancora, un po' come questo 2 di denari ci dice, la volontà veramente di fare un passo con questa persona o con chiunque altro. Quindi se sei single, ci stanno dicendo, non è che l'occasione ti manca, l'occasione arriva, il problema è quanto sei veramente convinto, convinta di andare a trasformare quell'amicizia in un qualcosa di più forte, oppure andare a gettarti in una situazione con una persona conosciuta completamente nuova e quindi magari poi sì, vivere anche una bella stagione di passione, ma avere paura delle inevitabili difficoltà che una relazione aperta senza reale convincimento comporta. Quindi qua l'occasione non ti mancherà, sembri tu poco convinto, poco convinta, forse magari stai aspettando un ritorno o magari stai vivendo una situazione problematica. In questo caso ascolta anche il resto del video. C'è una decisione, se fare un passo più che una decisione è una presa di coscienza. Sì, perché qui potrebbe veramente, guarda, te la butto in un'altra, anche te la butto anche in un'altra cioè un'altra spiegazione. Qui potrebbe effettivamente arrivare o essere già arrivato o arrivata l'uomo o la donna dei tuoi sogni. Il problema è che a te non piace svegliarti. Il problema è che tu piace ancora restare lì a dire ok, ma questa persona che è quella dei miei sogni, quando mi sveglierò, come diventerà? Secondo me non dovresti porti tante domande. Ora non ti dico di sposarti dopodomani, ma dovresti agire, anche perché questa persona qua, un cavallo di bastoni, comunque è un capatosta per natura, quindi se aspetti che capisca, non capisce. Stai sereno, stai serena. Se credi di portarla dalla tua con gli accorgimenti, non ce la fai, perché qui è una persona che probabilmente ha anche altre situazioni o altre persone che ci provano, perché comunque un cavallo di bastoni è sempre un eroe, quindi affascinante, poi uomo o donna che sia, ti ripeto, è sempre un eroe, quindi ha il fascino un po' della persona che comunque non si piega, e quindi qua è un po', secondo me, che tu questa persona debba conoscere o che già la conosca, un po' la tua paura di svegliarti, ecco, un po' la tua paura di trovarti poi di fronte a quello che è questo carattere per certi versi estremamente forte ed eroico, per certi versi magari anche fin troppo fanciullesco, fin troppo instabile, di un cavallo di bastoni. Qui però fai attenzione, perché se veramente vuoi o vorrai una situazione con qualcuno, qui potrebbe arrivare il terzo incomodo. Se stai aspettando un ritorno, sicuramente queste due carte, da che sono carte di fermezza e carte di paura di muoversi, diventano carte di attesa. E qui probabilmente la comunicazione c'è. Anche qui sembra che comunque il cavallo di bastoni venga, si manifesti, magari una persona che ti sta anche osservando, magari sta pensando a te, magari sta scrutando i tuoi profili social, magari controlla gli accessi a WhatsApp. Insomma, è una persona che probabilmente in segreto già sta pensando di tornare. E anche qui il 2 di denari mi va a dire: lo farà veramente? Non lo farà? Probabilmente lo farà, però vedi che c'è un 7 di spade, oltre alla difficoltà di perseverare in un momento in cui forse non c'è più comunicazione, o magari la comunicazione è ridotta ai minimi termini. E qua c'è comunque di nuovo l'atteggiamento conflittuale e la presenza di rivali. Quindi anche in questo caso ti dico, fai attenzione, perché qui la tua attesa viene premiata,
però la persona che arriva forse non è proprio il massimo della correttezza verso di te, quindi è un pochino una persona che torna con tanti ideali di pulizia, ideali comuni, bellezza, eccetera. Magari ti dà anche l'appuntamento qua, perché poi una regina di coppe può essere anche un appuntamento, come ho detto prima, uscire insieme, frequentarsi, e magari con un 7 di coppe su un appeso ti tocca anche di nuovo nel profondo. Però fai attenzione, perché poi secondo me questa persona comunque alla fine torna, ma se ne riva. Un po' una di quelle persone che fondamentalmente, come ti dicevo prima, quando ho parlato dei single, con un cavallo di bastoni è un po' un capatosta. Quindi ora, se tu sei più capatosta di lui o di lei, magari riesci, però qui la vedo difficile, perché comunque coadiuvato da un 7 di spade, una carta di conflittualità, di segreto, di improvvisa apparizione o sparizione, quindi una persona che magari improvvisamente può poi decidere di richiudere i rapporti un'altra volta, e quindi la situazione qua, se c'è un ritorno, sicuramente c'è, però poi rischia di trascinarsi e di tornare un po' a promuovere questo vortice quassù che vediamo, senza mai far originare il frutto di questa attesa simboleggiata da una carta dell'appeso. Ecco qui la scelta che ti fa fare il 2 di denari, che ti fa dire sì, ok, ritorno c'è stato, ma ne è valsa la pena? Un po' così la vedo anche per le coppie con situazioni complicate, o per le coppie in generale. Secondo me le coppie qua non vanno proprio ad avere una buona estate, e tantomeno quelle coppie che magari sono appunto in situazioni complicate o dove ci sono terze persone. È un po' una situazione nella quale secondo me si deve scegliere qui veramente se chiudere una situazione. Me la sono serbata da ultimo a questo giro le coppie, perché qui, nonostante ci sia anche qui una bella partenza col botto, c'è comunque poi forse un chiudere il periodo dei 6 mesi con quello che è forse anche un senso di rivalità, non da parte del partner, forse da parte del destino. Potrebbero essere anche situazioni dove c'è un rapporto a distanza e dove forse la distanza va a pesare, così come dove a pesare vanno poi le inevitabili gelosie o gli inevitabili sospetti. La rivelazione di un qualcosa, questo anche per gli altri due, o notizie che arrivano, o comunicazioni da parte del partner o dell'ex partner o della partner, possono portare poi appunto un senso di pesantezza che nel tempo può direzionarci verso quella che è magari una fuga. Questo può succedere nelle coppie o anche nelle situazioni a 3, forse una situazione che nonostante prometta bene poi va un po' a perdersi in labirinti di parole e sensazioni anche fondamentalmente. Mi spiace dare questa notizia alle coppie, ma qui potrebbe esserci veramente una situazione che nel tempo va un po' ad inaridirsi, ecco. Allora, andando a tirare un po' le somme di questa lettura, quello che viene da dire è chi ci potrebbe guadagnare di più sono i single, perché comunque alla fine i single sono quelli che possono scegliere di affrettare un po' una decisione, consapevoli del fatto che comunque l'altra persona di là non è che sta fermo o sta ferma, alla fine degli altri corteggiatori o corteggiatrici li ha. Quindi al single viene detto: guarda, se ci credi veramente fai un po' sbocciare questo appeso, fai in modo che questo vortice smetta di girare a tuo sfavore, e cerca di rivelarti ad una persona, cerca di non rimanere più in segreto, perché tanto di là, come ho detto prima, c'è una capatosta che non è che non ti vede, magari ti vede anche, però forse è altrettanto indecisa quanto lo sei tu, e quindi di conseguenza qui io sono indeciso, tu sei indeciso o indecisa,
buonanotte, non nasce mai niente. Mentre per quanto riguarda le coppie o le situazioni triangolari, qui c'è la possibilità che alla fine si chiuda con, o anche i ritorni, con quella che è un po' la sensazione di fare tanti progetti, di fare tante, anche di magari stare bene insieme, però poi un po' di pesantezza data da questo 7 di coppe su appeso che ci fa interrogare nel profondo per cercare quelle risposte ad una situazione che magari di facciata può anche andarci bene, ma che però in realtà va poi a nutrire in segreto un grande bisogno di libertà, un grande bisogno di sdoganarsi da un qualcosa che ci appare coinvolgente ma allo stesso tempo anche limitante, e quindi un po' tutte queste carte ci vengono a dire: guarda, è un periodo, quello di questi 6 mesi, nel quale il rischio è che tu vada a mettere tanta carne al fuoco, però poi di fatto a sentirti poi chiamare da tutt'altra situazione. Quindi fai attenzione anche, ti ripeto, questo 2 di denari è un po' la carta di chi valuta tutti i versi della medaglia, ma è anche la carta di chi cambia atteggiamento rispetto ad una situazione. Ecco perché dico che i single ci vanno a guadagnare, perché se il single cambia atteggiamento e si rivela a qualcuno che ha in testa, a una nuova conoscenza, allora ne trae beneficio. Se cambia atteggiamento chi è in coppia o chi sta aspettando un ritorno o una situazione complicata, cambia atteggiamento, quindi vuol dire che cambia prospettive e cambia anche persona con cui queste prospettive portarle avanti. Ecco quindi che queste carte assumano tutt'altro significato. Bisogna sempre guardare la domanda e soprattutto le energie principali, perché poi alla fine sono quelle che danno poi il verso un po' a tutto. Vediamo gli oracoli. Woodland Wardens che cosa vuol dirti? Per te che hai scelto la variante della Florite. Il gallo e il girasole. Come sai, ci sono alcuni oracoli per i quali consulto i manualetti, perché non posso imparare tutti gli oracoli a mente, anche se li ho tradotti, mi servo anche delle traduzioni. Ora, qui è molto singolare, ti faccio vedere il manualetto perché dice: You are well suited to position of authority. Remember that clear and open communication is key to successful leadership. Ovvero, quello che ti sta dicendo è: sei adatto o adatta a posizioni di autorità. Ricorda che una comunicazione chiara è la chiave del successo. Allora, quello che io dicevo prima, parla, dille le cose, rivelati, soprattutto ai single, ce lo sta ridicendo perfettamente la carta del gallo e del girasole. Anche perché, vedi, il girasole poi tra l'altro, la sai un po', guarda sempre il sole, quindi si rivela al sole. E quindi di conseguenza quello che ti stanno dicendo qui è: rivelati ad un'altra persona se sei single, oppure rivelati a te stesso, te stessa, mettendo in chiaro le cose con una situazione che forse per te inizia ad essere pesante, e quindi anche chiarificandoti col partner o con la situazione triangolare o col ritorno. Qui c'è grande voglia di libertà. Andiamo a vedere l'Ancient Feminine Wisdom per te che hai scelto la variante della Florite. Galatea, il triangolo. Vedi, al di là della parola triangolo, che mi va proprio a parlare di una situazione dove tu comunque vuoi aprirti a nuove possibilità, o dove se stai aspettando qualcuno, o magari se stai puntando qualcuno, se si dice puntando in Italia, in Toscana si dice punto la persona lì,
se stai puntando qualcuno al quale o alla quale non vuoi rivelarti, c'è comunque l'idea di un qualcun altro, di un rivale in amore, che poi questo rivale sia di un qualcuno che tu appunto aspetti, o di un ritorno, o di un qualcuno a cui vuoi rivelarti. L'idea di un rivale in amore c'è, ma Galatea o Galatea, ora non mi ricordo l'accento, comunque ti dice che le situazioni sono molteplici, e questo è uno dei fattori della vita. Alla fine, al di là della coppia, comunque le relazioni interpersonali di qualsiasi tipo sono sempre molteplici e fanno parte della nostra vita. Noi dobbiamo essere consapevoli di modi efficaci per gestire i momenti di instabilità, ovvero torna un po' a dirti quello che ti ha già detto il Gallo: prendi la situazione in mano, fai una scelta e scegli di rivelare le tue vere intenzioni ad un qualcuno con cui c'è già un qualcosa e che quindi dal quale o dalla quale vuoi sdoganarti, oppure ad un qualcuno che vuoi far entrare nella tua vita. Sono le tue vere intenzioni che devi rivelare, e questo torna molto il 2 di denari come carta che invita a guardarsi nel profondo per fare delle scelte. Invece cosa ci sarà di bello da vedere giovedì a Milano? È vicinissimo ormai, giovedì 11, giovedì prossimo, alla Libreria Esoterica Ecumenica ci sarà da vedere la presentazione de Il Tarocchio. Sarò presente io, sarà presente Ramuncio Matta, sarà presente il Tarocchio, sarà presente anche il Tarocco. Andiamo a vedere qual è il consiglio del Tarocchio per te che hai scelto la variante della fluorite. Mano a mano, Ramuncio Matta pone questa carta al posto della torre, ed è interessante perché in testa al personaggio pone un cuore al contrario, che però potrebbe essere anche una lingua. In realtà noi non sappiamo se questa qua è la pelle di questo scheletro, quindi se sta veramente tornando all'essenza di se stesso per capire veramente che cosa vuole, che è un po' quello che ti sta dicendo la lettura. Ma ti sta dicendo anche che il parlare col cuore, come dicevano gli indiani, parlo con cuore sincero, è l'unica cosa che devi fare. Quindi mettiti a nudo o a nuda e imponi quella che è la tua decisione su una situazione che altrimenti ti scappa di mano. Perché? Perché con ogni probabilità qua ci sono anche altre possibilità per te e per un'altra persona. Scegli, ragionando col cuore e con la testa, come vuoi direzionare i tuoi sforzi, perché qui il tempo sta stringendo, forse addirittura meno di 6 mesi. Ora non voglio spaventarti, però qui c'è veramente poco tempo. Io comunque ti auguro di fare la scelta migliore e ovviamente ti auguro il meglio. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del Geode del Sahara. La mettiamo qua e andiamo a chiedere, per te che hai scelto la variante del Geode del Sahara, che cosa porta l'amore nei prossimi 6 mesi. Per te che hai scelto la variante del Geode del Sahara. Il cavallo di coppe.
È nota un po' la mia contestazione a questa carta, che è una carta di seduzione, di amore, di bellezza, di gioia di donarsi, ma è anche la carta che rappresenta una persona che ha comunque degli aspetti conflittuali. Ora, non ti dico che qui deve entrare nella tua vita o deve tornare, o magari c'è una persona che per sua natura è conflittuale, potrebbe essere anche una persona che magari semplicemente ha degli risolti suoi, ma non per questo è poi distruttivo o distruttiva nella coppia. Magari è una persona che può avere anche un po' di inibizione a livello sessuale, o magari può essere una persona estremamente timida. Insomma, c'è un qualcuno che, nonostante ti completi, o un'energia che ti seduce, o un qualcuno che entra o rientra, adesso vedremo, nella tua vita, e comunque ti porta appunto l'idea di bellezza, di seduzione, ti porta anche comunque quella che è una passione in senso buono, in senso negativo, quindi dal grande amore, dalla grande sessualità fino alla grande gelosia. Bisogna forse stare attenti qua a non alimentare dinamiche di codipendenza. Allora, il 3 di spade, il cavallo di spade e la luna. Beh, direi che si parte molto bene. Non guardare queste carte in maniera sospettosa. In realtà una luna fondamentalmente è una carta che va un po' a ribadire di nuovo le qualità di questo cavallo di coppe, quindi va a ribadire la grande passione. Per alcuni addirittura potrebbero esserci convivenze e l'iniziare a parlare di mettere in cantiere dei figli. Le carte principali forse sono un po' preoccupanti, però, a parte che adesso andiamo a vedere le carte di chiarimento, però con una luna in finale e soprattutto con un cavallo di spade che è un apportatore di riequilibrio, beh, non è così male. Andiamo a vedere le carte di chiarimento. Re di denari, 8 di spade, 8 di coppe. Allora, qua sicuramente c'è un'improvvisa rivelazione. Se sei single, c'è probabilmente un qualcuno che viene a eradicarti definitivamente da una situazione dove hai probabilmente sofferto. Il 3 di spade è una carta di sofferenza, una carta di tradimento, una carta di delusione, ma è mediata da un re di denari. Quindi comunque alla fine qua, nonostante il dolore passato, si è fedeli a se stessi. E questo alla lunga premia. Ora, questo mazzo è bellissimo graficamente, ma mette la carta dell'8 di spade come una carta estremamente negativa. In realtà sappiamo bene che l'8 di spade è la connessione col circostante, ma è anche quella che è una situazione di chiusura di un conflitto alla luce di un equilibrio ritrovato. Un cavallo di spade è sempre un equilibrio ritrovato. Cosa dire della luna e dell'8 di coppe? Sono carte importanti perché secondo me qui c'è una nuova conoscenza, se sei single, con cui probabilmente c'è l'avviare di una frequentazione o comunque di un discorso, perché comunque il cavallo di spade mi rappresenta anche improvvise rivelazioni, che può portare a risolvere un conflitto dovuto a una sofferenza interiore, ma c'è anche un ritorno.
E quindi qua probabilmente con quest'otto di coppe c'è da una parte il chiudere con una delle due situazioni, da una parte il fingere con l'altra, perché ovviamente se qui c'è una nuova conoscenza e mi si accavalla il ritorno, non credo che tu chiamerai la persona e gli sai che è tornato il mio ex, la mia, così ti lascia anche. Quindi qua ci sono due situazioni dove dovrai cercare di mantenere l'equilibrio. Quindi qua se stai aspettando il ritorno ti ho già risposto, perché sia tu sia single, sia che tu stia aspettando il ritorno, qua c'è comunque il ritorno. O comunque c'è una persona, ci sono tutte e due le situazioni. La nuova persona che arriva a toglierti un po' da questa gabbia dell'otto di spade e ti porta ad un 8 di coppe. Ora è interessante perché abbiamo due 8, uno di seguito all'altro, cambiamenti positivi di mentalità o di situazioni. Questo è il significato di due 8, uno di seguito all'altro. Quindi quello che ti dico è qui la nuova passione c'è, volendo c'è anche qualcosa di ufficiale. Alla fine, secondo alcuni, non secondo tutti, però secondo alcuni, anche carte come il re di denari, in un certo senso l'otto di spade, in un certo senso il cavallo di spade rappresentano una certa idea di staticità e quindi anche di ufficialità di un qualcosa. Quindi qua c'è una grande passione, sicuramente nata anche da un incontro improvviso se sei single, ma che mi si accavalla ad un ritorno. E qui probabilmente c'è con un 8 di coppe un po' un momento nel quale hai forse paura di illuderti. Ora magari alla fine ti ci tiro giù un'altra carta, prima voglio parlare delle coppie. Anche le coppie potrebbero non aver attraversato un momento difficile o anche quelle situazioni dove magari la relazione non è stabile. Però anche qui c'è poi un portare alla luce il conflitto e riuscire a sanarlo. Ora, pur tuttavia, secondo me anche in questo caso non cambia, perché anche in questo caso c'è comunque con questa luna su 8 di coppe un po' una grande passione dalla quale ci si vuole sdoganare. Quindi anche qui probabilmente, qui forse per le coppie è quella più triviale delle varianti, perché qui secondo me c'è proprio la chiusura di un rapporto di coppia. Mentre nelle altre due era più un mettere in discussione, un dire ok vediamo, ma io vorrei, ma io farei, ma qui è proprio qui io credo che sia proprio una chiusura di una situazione di coppia. È chiaro che tutto rapportato all'energia generale della stesa, che è un cavallo di coppe, diventa una chiusura dovuta all'influenza di una terza persona. Quindi qua si fa un po' un forfettario per tutte e tre le varianti, single, coppie e ritorni. Qua si va a dire che comunque le situazioni ci sono in entrambi i casi, quindi il singolo incontra qualcuno di nuovo ma c'ha il ritorno, la coppia probabilmente scoppia nel momento in cui arriva un qualcuno, ma anche in questo caso potrebbe trattarsi di un qualcuno del passato, e invece le situazioni dove si aspetta il ritorno, arriva il ritorno ma c'è anche appunto una nuova conoscenza. Qua potrebbe veramente essere così. E qui c'è un momento in cui con un 8 di coppe si fa anche un po' da attori, si finge anche un po' perché magari si sta prendendo tempo. Tuttavia con una luna in finale, secondo me, qua c'è la possibilità che la situazione, una delle situazioni, probabilmente la situazione con la persona nuova in tutti e tre i casi, diventi poi nel tempo stabile al punto da progettare convivenze, se non addirittura gravidanze, ma questa è una cosa che viene nel tempo. Noi stiamo guardando solo per questi 6 mesi prossimi. Certo è che qui paga la tua determinazione, la tua attesa se stai aspettando un ritorno, la tua capacità di rimetterti in gioco se stai cercando una nuova situazione, la tua capacità anche di saper gestire una situazione di coppia che vuoi chiudere attraverso quella che è poi una
un rilascio di un conflitto, ecco, quindi qua sicuramente c'è il chiudere definitivamente un qualcosa di preesistente per lasciarsi sedurre dal nuovo, anche un nuovo che potrebbe essere distante da noi o per implicazioni sociali o proprio per distanza fisica. E l'otto di coppe potrebbe essere anche il voler coprire questa distanza, ecco perché parlavo anche di possibile convivenza nel tempo. Quindi che cosa devo dirti? Qua in tutte e tre le varianti c'è il chiudere col vecchio e l'aprirsi al nuovo, definitivamente. Nel caso non ci sia nessuno al momento nella tua vita, c'è probabilmente il chiudere con un'idea di sofferenza, un'idea di privazione dovuta ad un qualcosa che forse o è nato e poi si è fermato o non è mai nato, quindi un qualcosa che magari ci ha delusi profondamente. Però qui c'è il nuovo che arriva, libera da questa gabbia e porta comunque ad un ventaglio di sensazioni veramente importante. Forse bisognerà fare attenzione anche qua a non alimentare troppo situazioni di codipendenza, o addirittura in alcuni casi bisognerà fare attenzione anche un po' a gestire quelle fantasie erotiche molto accese, perché qua ci sono, con un otto di coppe e con una luna introdotte da un cavallo di coppe, probabilmente qua il vortice di seduzione è veramente alto, che poi possono portare appunto anche a, sì, di nuovo alla codipendenza fondamentalmente, quindi bisogna fare un pochino attenzione. Però quello che mi viene da dire è che qui l'ingannatore o l'ingannatrice sei tu, perché qui è quello che ti stanno dicendo è: chiudi un qualcosa di conflittuale, agisci con astuzia, fai l'attore, fai l'attrice, cioè che bisogno c'hai di mettere sui social la foto che sei con l'ex, o che sei con quello nuovo o quella nuova, o che bisogno hai di andare a dire a quella nuova guarda hai rotto perché c'è. Fai l'attore, fai l'attrice, gioca di astuzia, perché qui c'è veramente lo sdoganarsi da una situazione conflittuale, l'andare verso una nuova situazione sicuramente molto appagante a livello carnale, e per questo anche forse col rischio di finire in una codipendenza. Però tu giocatela bene, non rivelare le tue carte qua, perché qui comunque di nuovo l'ingresso c'è, cavallo di coppe è comunque l'idea di seduzione, solo che qui si scontra con un passato che è presente o a livello fisico, quindi ancora accanto a te, o a livello energetico, quindi è un qualcuno che ti ha talmente segnato e che potrebbe ritornare al punto da farti magari dimenticare un po' l'idea dell'amore, a farti dire sì vabbè tanto per me non c'è nessuno. Sto cavallo di spade non sente ragioni, arriva e fende quella che è la tua sofferenza, la tua disillusione, e ti libera dalla gabbia. Io sono un cartomante anomalo perché ci sono molte carte di spade che mi piacciono e il cavallo di spade è una di queste. Mi piace molto perché è un portatore di riequilibrio. Alla fine, se hai agito rettamente, il cavallo di spade ti agirà rettamente. Se hai fatto cazzate, il cavallo di spade non perdona. Però è anche una carta che ti mette in guardia dal fare cazzate. Quindi ti dice guarda, c'è la possibilità di rinascere, giocatela bene. Quindi magari in questo, se sei stato ingannato o ingannata, ora diventa tu l'ingannatore, diventa tu quello furbo, quella furba, perché altrimenti qua una persona che non vuole rilasciarti difficilmente riuscirà. Può darsi anche che torni un qualcuno dal passato per chiederti scusa, ma o che la persona con cui è una situazione triangolare ti vada a dire ok, avremo una storia concreta, poi invece in realtà non ti dà niente. Quindi qua viene invitato o invitata in tutte e tre le varianti. Nelle altre due le ho divise facendo prima i single, poi le coppie, poi qui è proprio identica per tutti e tre. Quindi se sei single c'hai il ritorno di un qualcuno e l'arrivo di un qualcuno di nuovo, se sei in coppia c'hai probabilmente una situazione che si va a chiudere e l'ingresso di un qualcuno di nuovo che però ti metto in guardia dal rivelare subito al mondo, perché qua potrebbero anche arrivare voci al tuo o alla tua precedente partner e quindi di nuovo litigi eccetera.
Se invece stai vivendo una situazione triangolare, anche qui probabilmente c'è uno sdoganarsi per aprirsi a nuove opportunità. Non cambia qui la situazione, è sempre comunque, a volte possono cambiare a seconda delle situazioni che stiamo vivendo in relazione alla domanda, però qui mi sembra che siano molto lineari. Andiamo a vedere il Woodland Wardens che cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante del Geode del Sahara. Che poi voglio dire, cartomante dovrebbe predicare la correttezza, l'etica, ma qui veramente credo che tu ti trovi a confronto con un bel casone o una casona umano o umana, quindi se giochi un po' d'astuzia e gli racconti due cazzate, che sarà mai? Allora, per te che hai scelto la variante del Geode del Sahara, Woodland Wardens, che cosa vuol dirti? La martora e la digitale. Fai attenzione alla opportunità che ti si presenta, ci dice la carta. La devi cogliere con spontaneità, può presentarsi durante un viaggio o durante un momento conviviale di giocosità, dice il manualetto. La spensieratezza non fa male né a te né agli altri e può essere un gran bene per te, quindi lasciati travolgere da questa passione. Però fai attenzione a quella che è la disonestà degli altri e quindi fai attenzione a quella che potrebbe essere una persona che si affaccia o si riaffaccia nella tua vita con intenzioni poco pulite, che si riaffaccia più che si affaccia. Quindi ecco, ti stanno dicendo agisci in maniera molto furba, ti ripeto, di fronte ad un qualcuno che probabilmente in fatto di seduzione i tuoi punti deboli li conosce e quindi di conseguenza si presenta in questo per sedurti, ecco. Per te che hai scelto la variante del Geode del Sahara, qual è il consiglio dell'Ancient Feminine Wisdom? Fama. Quello che è il monito della carta riassume bene questa lettura. Cercare l'approvazione o cercare l'adulazione, ci dice la carta. C'è una grande differenza fra le due cose, fra i due atteggiamenti. Qui ci sarà qualcuno che ti adulerà e qualcuno che invece ti darà attenzioni. Quindi di nuovo ribadisce, giocatela bene in tutti e tre i casi. Magari ne parliamo se vuoi giovedì, ormai ad un tiro di sasso si dice in Toscana, vicinissimo, giovedì 11 a Milano alla libreria esoterica ecumenica per la presentazione di Il Tarocchio. Ci sarò io, ci sarà Ramuncio Matta, ci sarà il Tarocchio, ci sarà il Tarocco. Quindi se vuoi venire a Milano, che è una bellissima città, giovedì dalle 18 ingresso libero alla libreria esoterica ecumenica per la presentazione di Il Tarocchio. Vediamo che cosa ha da consigliarti il Tarocchio. Per te che hai scelto la variante del Geode del Sahara. Linguare sarebbe la carta del giudizio. Allora, qui voglio veramente servirmi del manualetto, anche se l'ho scritto io, tecnicamente non dovrei andare a rincorrere il manualetto. Parola, racconto, buone maniere, modo di presentarsi, dire ciò che si pensa, fiaba, narrazione, giornalista, scrittore, possibilità di far sentire la propria voce, viaggio, cartina, mappa, guida, censura, manifestare, persona sospetta e taciturna, attività segrete, complotto, sospetto, spiare qualcuno, pettegolezzo, millantare, contestare, assertività, intolleranza. Come vedi, sono tutte parole che hanno a che fare con l'idea di comunicare. Scegli il modo di comunicare e scegli anche di comprendere il modo in cui
queste due persone comunicheranno con te. Cerca di capire chi è la persona costruttiva, è sicuramente quella nuova, e chi è invece la persona che mira a creare una dipendenza, quindi la persona che mira a prolungare, a promuovere o a mantenere o a far nascere un inganno, far nascere se si tratta di un ritorno. È una variante estremamente complessa, ma sono sicuro che riuscirai a destreggiarti riconoscendo sicuramente le dinamiche che ti si presenteranno. Io comunque ti auguro ogni bene, ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato che cosa l'amore ci riserva per i prossimi 6 mesi. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ci vediamo per la pubblicazione del video di giovedì, che sarà in pubblicazione proprio mentre Cronos sarà a Milano. Ti do appuntamento quindi a giovedì. Ciao! Prossimi 6 mesi per single, coppie e o relazioni complicate o ritorni. E o però te lo puoi evitare, coglione. Oh, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva, affanculo. Rifalla un modino? Ho sentito non solo dalla community della Lucerna, della Lucerna, la situazione per i prossimi 6 mesi, entro i prossimi 6 mesi, coglioni. Varianti, la prima sarà la fuxite, la seconda sarà la minchia perché cazzo me la sono scordata, come si chiama? Non me lo ricordo mai. Dirà che cosa porta l'amore ai single, come è venuto, vaffanculo, evolverà anche abbastanza corposo di video dedicato alla vaffanculo a Milano alla presentazione del libro Il Tarocchio. Sarò felice di andare a fanculo, sarò felice perché ecco per cosa sarò felice, fanculo, culo, in 6 mesi, quindi da qui a 6 mesi quale sarà il cazzo a modino. 3. La campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Vaffanculo.